e lui faceva, perché lui è molto bravo anche nei lavori manuali, come muratore, insomma è in gamba su questo aspetto, anche perché tanti anni fa aveva lavorato come muratore e quindi ha fatto tutto da solo. In pratica, ve la dico in breve, sostanzialmente questa è una camera da letto nella quale già registravo sempre i miei video, ma rivolta verso la parete che ho di fronte a me. Adesso il letto è dietro di me, quindi io sto registrando nell'altra parete, quindi abbiamo spostato il letto verso la parete opposta. Abbiamo tolto tutto il bordeaux che c'era nella stanza, che chiudeva molto gli spazi. Abbiamo tolto il muro che separava la stanza in due parti, principalmente, da quello che mi ha raccontato il mio fidanzato. Ai tempi aveva deciso di fare così per ricreare un ambiente in cui si dorme e un ambiente in cui ci si veste, solo che poi nel tempo ci siamo resi conto che opprimeva molto gli spazi, chiudeva molto la luce, anche perché in questa stanza l'unica finestra è una piccola finestrottola che ho qui, che è veramente piccolina, non è una finestra grande, quindi avendoci anche il muro qui che chiudeva completamente la luce dalla parte della camera da letto, diciamo così, e lasciava più luce nella parte dell'armadio, insomma, diciamo così, che poi alla fine abbiamo spostato tutti i mobili, quindi adesso è completamente nuova ed è molto più bella. Abbiamo imbiancato tutto, abbiamo messo un lampadario nuovo, non abbiamo ancora finito la disposizione finale dei mobili perché né io né lui siamo del tutto convinti, però stiamo aspettando di sistemare le tende. Abbiamo messo l'asta per adesso, ma non ci piace perché è troppo stretta, cioè noi l'abbiamo fatta su misura della finestra, dimenticandoci, ma neanche più di tanto, perché da quello che ho capito il mio ragazzo già lo teneva a mente, ma ha seguito le mie indicazioni. Io invece non mi ero resa conto che facendo l'asta della tenda su misura della finestra, e visto che noi la facciamo un po' staccata dal muro, per una questione che il muro su cui c'è la finestra è il muro esterno della casa, quindi c'è più rischio di muffa, insomma abbiamo voluto prevenire, quindi abbiamo attaccato l'asta sul soffitto e a circa di 20 cm di distanza dalla finestra stessa, e facendo l'asta su misura della finestra ai lati rimangono dei buchi vuoti dai quali entra la luce, cosa che effettivamente montate le tende ci siamo resi conto che è strana e poco estetica. E soprattutto abbiamo comprato un'asta doppia, quindi la tenda un po' più sottile con sopra poi quella oscurante pesante, e quindi praticamente fate conto 100 centimetri, un metro di asta con delle tende così pesanti, ingombranti, per poi ai lati tra l'altro avere la luce che filtra. Dopo che abbiamo speso un sacco di soldi per le tende oscuranti, ecco, pareva molto strano. Quindi ancora c'è da fare il lavoro dell'allungare l'asta, che porteremo fino a quel muro che vedete dietro di me, più o meno fino a questo punto qui, esatto. Quindi vedrete questa parte con la tenda, quindi lo sfondo evolverà nel tempo, però per adesso le basi le abbiamo finalmente finite. Ecco, poi dicevo, finendo di sistemare le tende capiremo anche cosa fare con il resto dei mobili, se lasciarli disposti così o spostarli, perché con le tende montate diciamo che la casa cambia la
inaccessibile la camera, ma in generale tutta casa era messa sottosopra, perché il mio ragazzo giustamente faceva dentro e fuori, andava in giardino a mischiare, a fare il cemento, lo stucco, la vernice bianca, avendo imbiancato tutta la stanza, avendola fatta nuova. Insomma, la casa era inabitabile. Io non vedevo l'ora che finissero i lavori, per una questione che volevo sistemare tutte le mie cose ai posti giusti, perché vivere nello scombussolamento mi mette parecchia ansia. Quindi ecco, finalmente sono finiti questi lavori che mi hanno ovviamente impedito di registrare e di portarvi nuovi contenuti. Poi sempre con la fine dei lavori sono partita per circa una settimana a Bologna a trovare i miei genitori, i miei nonni e le mie amiche. Quindi sono stata una settimana con loro, siamo stati in gita con i nonni. Ultimamente abbiamo preso questa buona abitudine che quando vengo a trovarli ci facciamo delle gite. Questa volta siamo stati a Carpi, però era caldissimo, caldo, caldo, caldo. La settimana, l'ultima settimana di maggio a Bologna è stata qualcosa di invivibile, veramente. A livello di caldo sembrava di essere ad agosto, e dopo infatti la gita è durata veramente poco, anche perché purtroppo il giorno in cui siamo andati noi a Carpi, che era il lunedì se non sbaglio, era tutto chiuso, chiesa chiusa, castelli chiusi, insomma tutto chiuso. E quindi la nostra meta più interessante è stata quella del ristorante cinese, dove abbiamo pranzato tanto e ci siamo portati a casa tutti gli avanzi, abbiamo mangiato poi tutto a cena. Quindi ecco, questo. Poi sono stata con le mie amiche, abbiamo fatto tanti aperitivi, compleanni e poi sono stata anche con i miei genitori, che adesso stanno vivendo un periodo un po' scombussolato anche loro, perché si stanno trasferendo e mia mamma ha cambiato lavoro, quindi anche lei adesso sta entrando nel regime. Ecco, quindi sono un po' stata d'intralcio. No, scherzo, non si è mai d'intralcio per i propri genitori, però semplicemente era un periodo un po' più scombussolato. E soprattutto ci sono stati un paio di notti in cui senza aria condizionata proprio non si dormiva. Ecco, quindi follia pura. Ed ecco, settimana scorsa sono tornata, sì, settimana scorsa mi sembra, o addirittura questa, ho perso il conto dei giorni. Sono tornata da Bologna e quindi pian pianino ho ripreso le mie cosette qui a casa, nella mia quotidianità, nei miei regimi. E spesso la mia consapevolezza, dopo una settimana passata con genitori, nonni, amiche, in generale persone che magari vedo non troppo spesso, ma in generale persone che non siano il mio ragazzo, mi rendo conto di quanto apprezzo la mia quotidianità con me stessa in primis e con la mia persona, ed è prezioso proprio avere quel proprio angolo di pace. Intendo che sia una stanza o che sia un appartamento, ancor meglio una casa con giardino. È importante e sono sempre tanto felice di tornare a casa alla mia routine, che tanto mi piace. Quindi ecco, insomma, queste sono delle piccole consapevolezze che ogni volta che sto fuori una settimanella consapevolizzo
quelle giornate in cui non dici niente perché non ti va di parlare e non senti neanche la pressione di doverlo fare, e in generale la sensazione di essere capiti in primis da se stessi, accettati, e poi dalla persona che scegli tutti i giorni al tuo fianco. Quindi ecco, questo. Ogni volta mi rendo conto che mi piace sistemare i capelli così ai lati, ma dopo circa 5 minuti non stanno più così, ma iniziano tipo a stare tutti così chiusi, e non mi piace, perché mi piace di più l'idea che sia un po' più scoperta la scolatura, perché a livello estetico è più corretto. Queste poi sono le mie manie di una persona che registra da tanti anni e che ormai ha sviluppato le proprie fisse per determinate cose. Poi un'altra cosa che mi rendo conto sempre dopo i miei viaggi a Bologna, che per me ormai è fondamentale, è il mare. Io convivo con il mio ragazzo ormai da 4 anni, se non poco di più, e viviamo in una zona di mare, e per me è spettacolare d'estate ovviamente soprattutto, ma in generale tutto l'anno, di avere un po' quella sensazione di via di fuga che è il mare stesso, e in generale quella boccata d'aria dell'infinito, no? Che guardi l'orizzonte e non vedi una fine, che ti dà il mare. E quindi mi dico sempre che tornare a vivere in città per me molto probabilmente sarebbe difficile, anche perché io amo il mare, adoro d'estate questa atmosfera che si crea nelle spiagge, no? E quest'anno ho avuto il privilegio, con l'aiuto anche di mio papà, e a livello economico intendo, di comprarmi un ombrellone con 2 lettini stagionale in una spiaggia attrezzata. Esperienza per me comunque abbastanza nuova, perché esperienza intendo a livello di comodità, perché non l'ho mai fatto. L'anno scorso ho partecipato in piccolissima parte all'acquisto di un ombrellone stagionale con una mia conoscente, però lei era lì con la famiglia, marito, figlia, fratello, mamma, sai, dopo ogni tanto venivano a trovarla anche delle sue amiche, familiari, quindi mi infilavo quella volta che l'ombrellone era libero, e mi ricordo che mi gustavo quelle comodità in una maniera con tanto gusto e tanto piacere, diciamo così, perché ti senti un po', mi viene da dire, VIP. Sarà che non ho mai vissuto questa cosa. Io sono sempre stata in vacanza in Croazia con i miei genitori sin da piccola, e lì non c'è tanto l'idea della spiaggia attrezzata, lì sono un po' spiagge più libere che altro, e quindi diciamo che per me il mare era uguale spiaggia libera. Però in Italia funziona un po' diversamente, innanzitutto perché per una ragazza giovane andare al mare da sola, ma giovane o meno, per una ragazza, per una donna andare al mare da sola, più volte mi è capitato di assistere a situazioni spiacevoli, dove persone, uomini, perché uomini sono, facevano cose sconce oppure mi perseguitavano mentre camminavo in acqua per poi fermarmi e chiedermi il numero, e questi uomini
fa venirti in mente che una ragazza giovane possa anche solo minimamente pensare di uscire con te e lui ha il coraggio di avvicinarsi, di perseguitarmi e di chiedermi il numero, facendomi poi anche sentire a disagio, perché è sempre lì nei dintorni mentre io voglio solo riposarmi al mare e prendere un po' di sole. Ecco, quindi insomma questo. E secondo me questa cosa succederebbe meno in una spiaggia attrezzata, per il fatto semplicemente che è comunque una spiaggia più controllata, e dovessero accadere cose strane, adesso che uno possa avvicinarsi a chiedermi il numero, seppur magari vecchio e brutto, può capitare, per l'amor del cielo. Però una persona che davanti a te inizia a fare cose sconce, quello, se succede, io chiamo il bagnino e da lì vede lui come gestirla, o comunque parlo magari con qualcuno della gestione, ecco, mi sentirei più protetta, mentre nella spiaggia libera non accade ovviamente. Quindi ecco, io andando anche al mare spesso d'estate ho pensato che potrebbe essere una buona occasione di provare questo servizio. Poi ovvio, sicurezza a parte, che è un punto comunque importante a cui spesso pensavo prima di acquistare l'ombrellone stagionale. Anche il solo fatto dell'ombrellone che è già lì montato, pronto, che nonostante il vento rimane lì, non c'è bisogno poi di rincorrere niente, di avere l'ansia che se tira il vento ti tira via l'ombrellone e poi devi correre come una cretina a prenderlo. Quindi ecco, diciamo che tante cose, la comodità di avere uno straio che non ti devi portare dietro da casa perché è già lì pronto che ti aspetta come l'ombrellone, la comodità di portarti dietro solo una borsa da mare con il libro e il telo, secondo me per una persona che vive al mare come me e ci va spesso è impagabile. Se solo vivessi proprio davanti alla spiaggia dove ho l'ombrellone sarebbe ancora meglio, ma non mi lamento perché nel giro di 2 minuti di macchina sono già al mare. Se la strada fosse meno pericolosa e non ci fosse la statale di mezzo, volentieri andrei in bicicletta, però così diventa lontana, e poi soprattutto ci sono dei punti oltre alla pericolosità che sono un po' sali e scendi, quindi ecco, poi mi servirebbe quella elettrica e lì la spesa ovviamente aumenta, quindi per adesso mi accontento della macchina, anche perché va benissimo. Ovviamente i parcheggi sono un grande problema, però ho già studiato un po' come cavarmela. Ed ecco, tra l'altro, parlando di borsa mare, ieri sono andata all'Ipercoop e dentro l'Ipercoop ho cercato anche proprio alla Coop stessa delle borse mare, ma non mi piacevano quelle che c'erano, erano troppo semplici e non soddisfavano le mie aspettative. Costavano poco, ma ho pensato di spendere un po' di più e prendere una borsa mare che poi posso anche riutilizzare d'estate come borsa da città, perché no? E quindi ho preso nella sezione UPIM, che è un negozio di abbigliamento e di accessori, questa borsettina qui, che non penso riuscirò a farvi vedere per intero nell'inquadratura perché non ci sto, però vi faccio vedere un po' a pezzettini
rigida, cioè era proprio tutta molla, che non era malvagia, anzi, però questa in confronto è molto più carina e soprattutto molto più adatta poi ad una giornata anche in città. E principalmente l'ho presa perché quella che avevo io, a parte che mi era stata data in omaggio da Sephora un paio di anni fa ed era non grande di più, era gigantesca, e poi non aveva la zip, cioè era una borsa aperta, e ogni volta che anche il mio ragazzo veniva al mare con me o la prendeva si lamentava tantissimo, perché lì è un attimo che uno infila la mano e mi ruba qualsiasi cosa. Ecco, qui invece c'è la zip, ai lati qua ci sono dei buchi, ma penso che alla fine non è che la userò per andare in città, in centro a Bologna, ma anche fosse, comunque ce ne vuole per infilarla. Già la mia è molto piccola come mano e se ho un anello non entro, e soprattutto poi vai a prenderlo sto portafoglio, ecco, quindi va benissimo. E poi ha questa sorta di portachiavi fatto così, che gli dà quel tocchettino in più, diciamo così. E a me piace tantissimo, sono veramente contenta di questa borsa. Sotto è rigida per mantenere la forma, e mi piace anche la forma che si allarga un po', vedete? È stupenda. Questa l'ho pagata anche pochissimo, secondo me, per quello che la borsa è e per quello che la borsa si presenta. L'ho pagata, se non sbaglio, 26,99 €, quindi 27 euro, fate conto. Mi piace tanto. Poi un'altra cosa che volevo farvi vedere, che visto che mi dà fastidio questa maniglia, ma non voglio piegarla troppo, diciamo così, visto che adesso sono VIP e vado in una spiaggia attrezzata si fa per ridere. Comunque ho preso tutto il kit per andare al mare e stare comoda, e ho preso la classica pochette che si usa quando magari vai al bar e ti vuoi portare dietro giusto il portafoglio e il telefono, e l'ho presa perché quell'altra che avevo mi è stata regalata dal mio parrucchiere, insieme a dei prodotti che avevo comprato della Milkshake, che era carina quella pochettina, per l'amor del cielo, ma il problema era che era tonda, e quindi quando la andavi ad aprire, insomma, ogni volta era un po' un problema che cadesse tutto, e in generale era scomodo anche da tenere nelle mani. Quindi ieri sono andata dai cinesi e ho comprato questa a soli 5 euro, Believe in Yourself, quindi anche la scritta abbastanza motivante. Mi piace molto il print, che è zebrato ma con queste tonalità un po' più calde, e qui dentro ci terrò tutto il necessario. Guardate la forma, è comoda così, quando la apri non c'è il rischio che ti cada nulla. Qui c'è questa maniglia che puoi tenerla per di così, o in generale anche proprio così, solo sulla mano, che sia un po' pesantina adesso, quindi meglio tenerla come una pochette. Mi piace molto. E poi ho preso un telomare, perché dovete sapere che io non ho un telomare. Innanzitutto comodo e grande, quelli che ho sono 3, ma sono 3 asciugamanini classici che comprate in vacanza, tipo con le scritte Fuerteventura, Tenerife, Ibiza, cioè quei classici
dello sdraio, quelli se non pinzati con le pinze, che io trovo poco estetiche. Vedo che le vendono, però le trovo poco estetiche. Non stanno fermi, volano via questi cavolo di asciugamani, questi telimare. Quindi sono andata dai cinesi, ho comprato un telomare pazzesco che in realtà avevo già visto da quella mia conoscente con cui avevo diviso la spiaggia l'anno scorso. Infatti mi ricordo tali testuali parole: ma quanto è bello, dove l'hai preso? Lei mi ha detto dai cinesi. Questo è un telo innanzitutto. Non era un mio obiettivo prendere una cosa così appariscente, io di solito tendo a cose un po' più classiche, ecco, però tra tutte le varianti che c'erano questo era il più carino. E poi mi sono detta: sai cosa? Osiamo di più in questa vita, che viviamo una volta sola. E poi comunque mi è sembrato anche carino, ecco, forse mi sta anche bene. E questo telo in questo materiale morbido, non so quanto sia assorbente, ma alla fine non mi serve che sia assorbente, va bene comunque. Poliestere, vabbè. Ed è un telo comodissimo perché su ogni lato ha questi elastici che vanno messi proprio sullo sdraio e quindi il telo sta fermo, proprio cementato lì. E poi è spaziale perché ai lati ha queste tasche comodissime che scendono poi giù così dallo sdraio, e in queste tasche, guardate, è anche molto più grande, una tasca a 2 scomparti, ecco, io perché l'ho piegato tutto adesso. Ed in queste tasche è comodissimo tenere magari telefono, crema mani quando sei sdraiato, crema mani, crema solare volevo dire, quando sei magari sdraiato che prendi il sole, sai, ogni volta alzarsi a prendere qualcosa dalla borsa non è comodo, invece così lo infili lì ed è top. E poi tra l'altro ha addirittura uno scomparto per il cuscino gonfiabile che ho nella borsa, non vi sto a tirare fuori. Per la testa c'è proprio uno scomparto a parte, è costato solo 10 euro, quindi una meraviglia, sono contenta.
esca e l'altra no. E vi dico, forse ha ragione, ma stare a portare a casa i tacchi per poi portarli fuori non è proprio il mio obiettivo di vita così grande. Sì, mi piacerebbe, ma tante cose mi piacerebbero, ma che alla fine poi non mi frega tanto. Quindi, dopo questo grandissimo monologo, ormai dall'anno scorso che mi dico che quest'estate voglio vivermi la questione diversamente, senza rovinarmi le serate ed essere poi nervosa con il mio ragazzo che poverino non c'entra niente, povera anima, quante ne deve sopportare a volte. E quindi ho deciso di comprare delle ciabattine molto molto fini, eleganti, da poter indossare proprio in queste situazioni in cui voglio sentirmi tranquilla, serena. Non mi va di indossare i tacchi per poi soffrire tutta la sera, ma allo stesso tempo voglio mettere magari un abito satinato lungo con la schiena nuda per essere nel mio prime e godermi la serata, in poche parole. Quindi ho comprato queste ciabattine qua, le ho prese dorate perché ho tanti sandali scuri, ho tante scarpe scure, poche scarpe chiare, e ho preso queste qui che sono veramente semplicissime, ma sul piede soprattutto curato e smaltato, perché io di solito d'estate cerco sempre di stare dietro allo smalto e averli curati proprio perché mi piace a me. È meraviglioso perché il piede è completamente nudo, qui è pieno di brillantini che secondo me la sera, con magari anche le luci dei locali, dei ristoranti, faranno dei riflessi stupendi. Poi comunque d'estate la ciabattina senza alcun laccio è impagabile, io mi rendo conto che vado avanti solo di queste. Ne ho tante altre, ne ho altre 2 paia, ma nere classiche, quotidiane, che uso per fare qualsiasi cosa, anche per uscire la sera, ma sono magari un pochino meno fini. Queste io le vedo proprio anche con un abito elegante, anche in un posto elegante, ma pur sempre rimanendo comoda. È proprio super minimalista, mi piace veramente veramente tanto, stupenda. Questo è un 38, io avevo provato anche la 37 e mi stava bene perché qui comunque è un po' morbido, un po' largo, io ho un piede molto sottile, ma per il 37 è un po' lungo, quindi ecco, alla fine ho preso il 38, spero solo che non si allarghino più di tanto. Sono costate non poco, sono costate 40 €, però mi sono detta, essendo di Bata, spero che le prendo e mi durino per tanto. Ho anche frugato molto su Vinted prima di acquistare queste, ma così uguali non le ho trovate da comprarle magari usate, perché ultimamente ho iniziato ad usare moltissimo Vinted. Ho comprato già 2 cose, un vestito allucinante di Zara che non vendono più proprio, non lo producono più, che in originario è costato tipo 50 € alla ragazza, e ho visto in giro anche su altre ragazze, mi piaceva tantissimo perché ha la schiena completamente nuda, lungo fino al pavimento, colore champagne, mamma mia, è bellissimo, e con queste ciabatte per me sarà allucinante. E poi ho preso anche una sorta di abito kimono molto bello, che io più che abito uso proprio come coprispalle, è lungo, un po' zebrato ma toni caldi, e che mia mamma aveva pagato. L'ho un po' rubacchiato a lei perché è lei che ce l'aveva e a me è piaciuto tantissimo, solo che poi quell'anno lì non l'ho comprato e ormai erano 2-3 anni fa. Poi mi è venuta magicamente voglia di averlo anche a me
su Vinted